mancate di sogni che un politico deve avere per dire perlomeno quando lascia la carica ho dato un'idea. Le idee restano, sono gli uomini che passano. Oggi vi porto in questa stupenda villa, o meglio, in quel che ne rimane di questa meravigliosa villa, figlia di un architetto, Sandro Petti. La voce iniziale è la sua, con una sua idea sul bello. Non credo ci sia inizio migliore con un tributo all'uomo che l'ha creata. È stata location di numerosi set cinematografici, tra cui Acqua e Sapone di Verdone. Questo era l'ingresso dove sono entrati quelli di Romanzo Criminale, che qua era tutta una vetrata prima, ovviamente sfondata. Ecco, questa villa è stata location anche delle riprese del film Tenebre di Dario Argento. Questa villa è un luogo che ha catturato l'interesse di registi e produttori grazie alla sua unicità e alla sua capacità di creare un'atmosfera particolare. La villa si caratterizza per il suo design architettonico moderno, con una particolare attenzione alla luce naturale, agli spazi aperti e alle relazioni tra interno ed esterno, elementi che sono sempre apprezzati anche nel mondo del cinema. La sua struttura e i suoi ambienti sono stati scelti per ambientare scene in film che cercavano una location particolare, elegante ed originale, in grado di rappresentare un certo tipo di classe sociale. Alcuni dei film girati in questa villa includono produzioni italiane e internazionali, che hanno sfruttato la caratteristica degli spazi per raccontare storie di diverso tipo. Vedi per esempio la differenza tra Romanzo Criminale e Acqua e Sapone. Accedendo alle scale siamo scesi al piano inferiore, dove si apre un'area enorme che sembra essere stata progettata per un nightclub o una discoteca. Purtroppo non disponiamo di informazioni certe riguardo questa destinazione, ma l'ambiente stesso ci suggerisce che il piano inferiore fosse concepito per lo svago e il relax. Nei minuti successivi emergono alcuni dettagli che ci permettono di ipotizzare con maggior certezza la presenza di questo tipo di spazio, facendo luce su un contesto che, seppur enigmatico, si rivela in parte attraverso gli elementi architettonici e atmosferici che lo caratterizzano. Mentre, sempre attraverso le scale, accediamo ai piani superiori. Ci troviamo di fronte a una stanza verde, un bagno. Un ambiente ormai decadente che ospita una jacuzzi devastata e una sauna smontata. Oltre ciò che vediamo, i piani superiori sembrano aver subito dei cambiamenti, come la creazione di diversi mini appartamenti, magari un passaggio a una struttura ricettiva. In questi spazi notiamo due aspetti significativi. Il primo è che qualcuno ha iniziato e abbandonato i lavori di ristrutturazione, suddividendo i locali in unità più piccole. Mentre il secondo è decisamente più curioso. In uno degli stanzini troviamo delle diapositive che ritraggono scene di nudo, apparentemente scattate proprio all'interno della casa. L'atmosfera che si respira suggerisce un legame con il nightclub o la discoteca che avevamo osservato al piano inferiore. Questo spazio infatti sembra aver ospitato alcuni set di nudo, alcuni dei quali sono stati pubblicati anche nella rivista Penthouse, che troviamo all'interno dell'armadietto. A sorpresa, tra le immagini e i documenti scopriamo anche la presenza di personaggi famosi della scena art italiana, che confermano il passato particolare e un po' controverso di questa villa, un luogo che oltre ad essere una residenza, nel finale della sua importante storia, ha avuto una sorta di legame con l'intrattenimento adulto.
parte questa parentesi, direi irrilevante, mi dirigo verso l'ultimo piano. Non so se avete notato, ma le porte sono tutte segnate e numerate. Arrivando quasi in cima ci impattiamo in un corridoio che sembra avvicinarsi alle 50 unità. All'ultima di queste un particolare cattura la mia attenzione. Non è firmato né facilmente riconducibile a nulla di specifico, ma c'è un block notice che contiene delle lettere molto simili a lettere d'amore o preghiere, accompagnato da diversi documenti relativi alle ditte che sono state incaricate dei lavori. Ovviamente non posso dire con certezza come siano andate le cose, ma cerco di ricostruire la storia attraverso quello che troviamo. Tuttavia, come in molti altri casi, anche in questo ci sono troppe domande che non avranno mai una risposta e la vicenda resta incompleta, sospesa nell'incertezza, come se fosse un frammento di una storia che non riusciremo mai a raccontare fino in fondo. L'unica cosa che possiamo raccontare con certezza è la sua bellissima storia iniziale.